Ancora oggi, a distanza di oltre 80 anni, basta fare un semplice giro su internet per imbattersi in discussioni accese su un tema molto preciso: quanto fosse davvero forte l'Italia tra il 1942 e il 1943. Tra commenti, forum e video non è raro infatti leggere o sentire che i mezzi italiani fossero sottovalutati o addirittura che, in condizioni diverse, avrebbero potuto competere alla pari con quelli alleati. Ma quanto c'è di concreto in queste affermazioni? Per rispondere in modo serio a questa domanda dovrò perciò mettere da parte opinioni e generalizzazioni e tornare ai dati, parlando quindi di cose come progettazione, caratteristiche tecniche, contesto industriale e confronto diretto con i mezzi pari classe dell'epoca. Ed è proprio qui che entra in gioco un carro spesso citato in queste discussioni, ovvero il carro armato M1542. Considerato da alcuni come il miglior carro medio italiano della guerra, anche perché fu l'ultimo modello di carro M prodotto prima dell'armistizio, l'M15 rappresenta in realtà un caso perfetto per capire i limiti strutturali dell'industria della progettazione italiana nel pieno del conflitto. Ed in questo video analizzeremo nel dettaglio il mezzo, mettendolo a confronto sia con i suoi predecessori diretti, sia con i carri stranieri della stessa classe, per capire il perché, al di là delle percezioni, non fu mai realmente all'altezza delle controparti alleate. Senza retorica, senza pregiudizi, ma basandoci esclusivamente su fatti e numeri. Quando si analizza nel dettaglio carri come questo, emerge in modo ancora più evidente come i suoi limiti non siano infatti riconducibili a un singolo fattore, ma a un insieme coerente di scelte progettuali ormai superate già al momento della sua entrata in servizio. Fatta questa premessa, dunque, vi invito a sedervi, a mettervi comodi, a cliccare il tasto iscriviti se non lo avete ancora fatto e ad affrontare insieme a me questo spinoso argomento, grazie al quale forse verrò ditato da alcuni come anti-italiano, non patriottico, comunista, perché no, complottista o semplicemente stronzo, ma che tengo comunque a trattare pur sapendo di non essere la bocca della verità assoluta, ma solo un appassionato che quindi può commettere errori, ma che è pronto a ricevere critiche qualora siano costruttive, educate e soprattutto argomentate. Chiudete dunque le botole, caricate il cannone e accendete i motori. Iniziamo col dire che l'M1542 nasce come evoluzione diretta dei precedenti e famosi M1340 ed M1441, mantenendone non solo l'impostazione generale, i tre carri sono infatti molto simili, se non addirittura quasi uguali ad una prima occhiata, ma anche gran parte delle soluzioni tecniche. Questo significa che pur introducendo miglioramenti puntuali, il mezzo resta vincolato ad una filosofia progettuale concepita alla fine degli anni 30, in un contesto completamente diverso da quello del 1942-1943. Uno degli aspetti più significativi riguarda indubbiamente l'armamento, parte fondamentale di un qualsiasi carro armato. Il cannone da 47-40 modello 1938 di cui l'M15 era dotato rappresenta effettivamente un miglioramento rispetto al precedente 47-32, grazie ad una velocità iniziale molto più elevata, si parla di circa 900 metri al secondo, e una maggiore capacità di penetrazione. Ciò derivava anche dal calibro proprio della canna più lungo, tant'è vero che 47-40 significa letteralmente cannone da 47 mm lungo 40 calibri, più lungo dunque del 47-32, laddove il 32 significa 32 calibri. Con il suo particolare munizionamento il pezzo era inoltre teoricamente in grado di perforare fino a circa 112 mm di corazza a distanza ravvicinata e circa 43 mm a più o meno 1000 metri. Tuttavia questo dato va ovviamente contestualizzato. Nella pratica operativa l'efficacia contro carri come lo Sherman, il Cromwell o i Churchill risultava limitata, molto limitata, soprattutto dalle distanze tipiche di combattimento dove la penetrazione reale scendeva rapidamente. Ciò costringeva gli equipaggi italiani a cercare ingaggi ravvicinati o posizioni favorevoli, riducendo drasticamente la flessibilità tattica. Ancora più critico è poi il discorso relativo alla protezione. La corazza dell'M15, realizzata ancora in acciaio rivettato, raggiungeva uno spessore massimo di circa 42-50 mm nelle zone frontali, cioè quelle più soggette a colpi nemici, e presentava due problemi fondamentali. Il primo è sicuramente la qualità del materiale. L'industria italiana, sotto pressione, non era in grado di garantire acciai balistici di alto livello in grandi quantità, con conseguente riduzione dell'efficacia reale della protezione. Il secondo problema riguarda poi la sua configurazione generale.
Come si vede anche ad una prima occhiata, le piastre erano prevalentemente verticali o con inclinazioni minime, il che riduceva drasticamente la capacità di deviare i colpi. A differenza di carri più moderni, quindi l'M1542 non sfruttava appieno il principio della corazza inclinata, ormai fondamentale nella progettazione dei mezzi corazzati. Inoltre, la scelta della costruzione rivettata introduceva un ulteriore rischio, ovvero il famoso fenomeno di spalling. In caso di impatto, infatti, i rivetti potevano tranquillamente staccarsi e trasformarsi in schegge all'interno dell'abitacolo, aumentando di molto la pericolosità anche senza perforazione diretta. Dal punto di vista della mobilità, il passaggio al motore a benzina Fiat SPA da circa 170-190 cavalli migliorava sì alcune criticità dei modelli precedenti, i quali montavano vecchi motori diesel non particolarmente performanti. Tuttavia, ciò non rappresentava un salto qualitativo netto. Il vero limite era altrove, ovvero il sistema di sospensioni. L'M15 continuava a utilizzare infatti sospensioni a balestra semiellittica con carrelli accoppiati, una soluzione ormai superata nel 42. Questo tipo di sospensione, adeguato per mezzi più leggeri e meno potenti, faticava infatti a gestire l'aumento di peso e prestazioni, causando problemi di stabilità e affidabilità, soprattutto su terreni accidentati. Non a caso si registravano anche problemi ai cingoli che tendevano ad uscire dalla sede durante la marcia ad alta velocità. Tuttavia, se si confronta l'M1542 con i carri precedenti della stessa famiglia, emerge chiaramente il carattere incrementale del progetto. Dobbiamo ammettere infatti che, con tutti i suoi problemi, rispetto all'M1340 e all'M1441 si ottengono effettivamente miglioramenti nella mobilità, nell'armamento e in parte nella protezione, ma senza risolvere i limiti strutturali. La torretta banalmente rimaneva a biposto, l'ergonomia interna era sacrificata, la corazza rivettata e le sospensioni obsolete restano invariati. In altre parole, questo mezzo è l'apice di una linea progettuale già superata purtroppo, non un nuovo inizio. Il confronto con i carri stranieri della stessa classe rende il divario ancora più evidente. Carri come gli M3 Lee e gli M4 Sherman statunitensi, ad esempio, non solo disponevano di un armamento più potente e versatile, ma beneficiavano di una migliore ergonomia interna e una produzione industriale massiccia. Dall'altra parte del fronte, invece, il T-34 sovietico, nonostante i numerosi problemi da cui anche esso era afflitto, soprattutto nelle prime versioni, introduceva una combinazione rivoluzionaria di corazza inclinata, mobilità e potenza di fuoco, rendendo obsoleti molti carri coevi. Ma il confronto non si limita a queste due piattaforme. Anche i carri britannici, come il Crusader Tank e soprattutto il Cromwell, pur con filosofie diverse, offrivano prestazioni superiori in termini di velocità, affidabilità e capacità anticarro. Il Cromwell in particolare rappresenta una generazione successiva, con sospensioni più avanzate e una mobilità nettamente superiore. Ma per fare questo tipo di paragoni possiamo anche basarci sui mezzi del principale alleato dell'Italia fascista, ovvero la Germania di Hitler. In questo caso, persino mezzi apparentemente comparabili per peso, come il Panzer III nelle sue versioni più evolute, non risultavano meglio bilanciati. Maggior qualità costruttiva, migliori ottiche, equipaggio più efficiente, armamento e corazzatura progressivamente aggiornati. Ma i veri problemi, se questo non vi è bastato, arrivano però parlando del suo impiego operativo. Per chi non lo sapesse, mentre negli altri paesi venivano prodotti carri nell'ordine delle centinaia, migliaia o decine di migliaia di unità, il Regio Esercito riuscì a immettere in servizio un numero estremamente limitato di M1542, ovvero appena 82 esemplari circa. E questo dato di per sé sarebbe già indicativo dei limiti strutturali e produttivi che caratterizzavano l'Italia in quella fase del conflitto. Questo numero ridicolo ha inficiato conseguentemente sulla distribuzione dei mezzi, senza quindi la costituzione di grandi unità corazzate autonome perché semplicemente non c'erano abbastanza carri e quelle poche decine di unità furono assegnate principalmente sia all'arma di cavalleria sia ai reparti di carristi. La maggior parte di questi veicoli venne destinata alla 135esima divisione corazzata Ariete 2, ovvero una delle poche grandi unità italiane ancora operative nella fase finale del conflitto. All'interno della divisione il reggimento corazzato Vittorio Emanuele II prevedeva una struttura mista. Ciascuno dei tre gruppi che lo componevano avrebbe dovuto schierare uno squadrone equipaggiato con soli 25 M1542, mentre gli altri due squadroni erano dotati dei celebri semoventi da 75-18, dei mezzi concettualmente simili agli Stug tedeschi dotati di un obice da 75 mm e corazze frontali più efficaci. E questi stessi mezzi vennero impiegati in quelle occasioni per compensare le carenze dei carri, affiancandoli quindi con mezzi d'appoggio più efficaci. Altri reparti invece ricevettero quantitativi ancora più ridotti, ed è tutto dire. Il 18° e il 19° battaglione disponevano ciascuno di una singola compagnia di 20 carri, mentre il 10° gruppo, costituito solo nell'agosto del 1943 per completare l'organico del reggimento corazzato, non superò mai
mai la dozzina di M1542. Un piccolo numero di veicoli venne inoltre convertito in carri comando e assegnato al plotone radio della divisione, mentre altri rimasero in deposito presso unità logistiche come il 33esimo Reggimento Carri. Da questo bellissimo quadro si evidenzia dunque un aspetto fondamentale. L'M1542 non fu mai disponibile in quantità tali da incidere realmente sul piano operativo, ed anche laddove venne impiegato lo fu in modo molto frammentato, senza la massa critica necessaria per influenzare l'andamento delle operazioni. L'unico impiego significativo avvenne durante la difesa di Roma, in cui il Regio Esercito rivolse i propri cannoni contro i tedeschi tra l'8 e il 10 settembre 1943 nel contesto dell'armistizio e della conseguente, per l'appunto, reazione tedesca. In questa fase caotica, un dettaglio interessante, spesso poco citato, è che molti equipaggi si trovarono a operare con mezzi praticamente nuovi, con pochissima esperienza operativa. L'M15 era entrato infatti in servizio solo pochi mesi prima e in alcuni casi gli equipaggi non avevano ancora completato un addestramento adeguato sul mezzo. La 135esima divisione corazzata Ariete 2 impiegò quindi gli M1542 in condizioni operative estremamente difficili, caratterizzate da disorganizzazione, mancanza di coordinamento e assenza di una chiara catena di comando. E come molti si potrebbero aspettare, da quello che vi ho detto, i risultati ottenuti furono nel complesso modesti, non tanto per la responsabilità diretta del mezzo in sé, efficace contro fanteria poco armata o mezzi leggeri, o per il coraggio dei carristi italiani che di sicuro non mancò, quanto per il contesto strategico e operativo in cui si trovò ad agire. Dopo l'armistizio, alcuni esemplari continuarono ad essere utilizzati sia dalle forze della Repubblica Sociale Italiana sia da unità della Wehrmacht, che li impiegarono negli ultimi anni di guerra in ruoli sempre secondari, sia sul territorio italiano sia in altri teatri operativi. Infine, terminato il conflitto, una parte degli M1542 sopravvissuti venne riutilizzata dal neocostituito esercito italiano e anche da forze di sicurezza interne come la Polizia di Stato, rimanendo in servizio fino ai primi anni 50. E diciamo che questo fu un impiego che, più che testimoniare l'efficacia del mezzo in sé per sé, rifletteva ancora una volta le difficoltà materiali del dopoguerra e la necessità di sfruttare ogni risorsa disponibile. In conclusione, quindi, posso dire che l'M15 non è semplicemente inferiore per una singola caratteristica, ma perché ogni suo elemento, armamento, protezione, mobilità e progettazione generale, riflette uno standard precedente rispetto a quello imposto dal campo di battaglia nel 42-43. Possiamo dire che è un carro che tenta di colmare un divario attraverso miglioramenti progressivi ma non decisivi e che si trova a competere con mezzi nati già secondo una logica completamente nuova. Ed è proprio questo scarto generazionale, più che il singolo dato tecnico, a spiegare il perché l'M1542 non riuscì mai ad essere realmente all'altezza delle controparti straniere. Tuttavia voglio ribadire un concetto fondamentale per concludere veramente il video. Non ho realizzato questo contenuto per denigrare l'operato delle nostre forze armate e dei nostri carristi che hanno messo in gioco la loro vita, spesso perdendola, per difendere ciò che poteva essere un ideale, un credo, o semplicemente perché era stato loro ordinato dai piani alti. I nostri uomini erano pienamente consapevoli delle carenze dei nostri mezzi, ma nonostante questo non si sono mai tirati indietro, combattendo fino allo stremo in molti casi. Il mio intento con questo video è stato solo quello di analizzare, per quanto mi sia possibile date le fonti limitate che possiedo, la reale efficacia di questi mezzi e sfatare, laddove possibile, certi sensazionalismi e retoriche che il popolo italiano si porta appresso da ormai troppi anni, alimentati da leggende, storie raccontate a metà o falsi miti. Detto ciò, io spero che questa analisi sia stata di vostro gradimento. In tal caso lasciate un bel like e fatemi sapere, laddove non doveste essere d'accordo con ciò che ho detto, quali potrebbero essere i vostri dubbi, quali potrebbero essere i miei errori e quali potrebbero essere le vostre perplessità, e discutiamone assieme. E detto questo, io vi rimando ad un prossimo video. Ciao ragazzi!